Prima uscita ufficiale del Milan, non è più tempo di amichevoli, è vero, siamo al primo turno di Coppa Italia, ma adesso bisogna comunque essere pronti e quindi ero molto 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 curioso di vedere un po' le scelte di Allegri e sono scelte che, come abbiamo visto, poi hanno portato a dei risultati perché sceglie i due attaccanti. Io vedo la formazione iniziale, vedo Leao e Pulisic lì davanti, segnano tutte e due. Leao veramente proprio da centravanti d'aria, almeno nell'occasione, nell'azione più che altro del gol. Poi in realtà non l'abbiamo potuto vedere per gran parte della gara perché si è infortunato subito dopo. Più che infortunio, forse è stato no, un'uscita precauzionale. Si è sentito, si è toccato un po', piccolo problema muscolare. Meglio, meglio non forzare, sicuramente non in questa fase iniziale di stagione in una partita di questo livello. Però i segnali sono chiari, anche la scelta del centrocampo, i quinti, e c'è un giocatore, ragazzi miei, che viene sempre davvero sottovalutato, e il fatto stesso che poi è stato ceduto in prestito l'anno scorso alla Roma, giocatore che porta un equilibrio che io sono convinto giocherà tantissime partite, se non il giocatore magari che collezionerà più minutaggio di tutti insieme a Fofanà, perché l'altro che già anche oggi ha macinato tutta la gara. Su quei giocatori che secondo me Allegri proprio stravede e guai a chi glieli tocca. Però, come dicevo, che cavolo, che si sta smarmitando? Come dicevo, tante cose di cui parlare, tanti spunti, tanti, e ci siamo, ne parliamo come al solito anche a mezzanotte quasi, tra una roba e l'altra finirà che sarà mezzanotte, signori miei, ma bello, bello, perché no? Vi invito come al solito a spolliciare per sfamare quell'affamato dell'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vediamo, perché adesso una settimana che forse sarà governato dal calciomercato, non lo so. Fatto sta che poi finalmente si ritorna proprio a battagliare in Serie A. Manca pochino, ragazzi. Quindi attivate anche la campanella. Seguitemi sulle varie piattaforme, Instagram, TikTok, Facebook, qui ovunque. Grazie per il supporto che non manca davvero mai. E vi ricordo ancora una volta, scusate, lo faccio almeno in queste battute iniziali spesso. Mi trovate anche su Telegram adesso, canale Telegram dove vi informo su tutto e soprattutto ci sono tante opportunità legate alle mie future e possibili live, tante cose che trovate anche sul mio canale Telegram. Vi aspetto ovviamente. Grazie ancora. Allora, il Milan. Sì, con questo abito tattico che già avevamo visto nelle amichevoli, e io l'ho detto e lo ribadisco, per come gioca Allegri, che non vuole secondo me permettersi giocatori che comunque nella fase di non possesso stiano lì un po' a vagare. Una delle sfide da battere, da vincere, è proprio quella di un Leao votato più d'attacco, perché se lo metti, di certo col 3-5-2 non lo puoi mettere quinto, ma volendo, quando switcherà un 4-3-3, già avere un'ala che fa poca fase difensiva, per lui è un problema bello, bello grande. Sappiamo i suoi Mandzukic in passato, no? E compagnia cantante a ripiegare. E quindi Leao non è questo giocatore qua. È stimolante questa sfida di vedere Leao che, attenzione, ha tutto. Finora, secondo me, non ha dimostrato di poter essere un attaccante, finora, però ha tutto per diventarlo. E la sola stazza, come ha fatto oggi il Bari, se lo lasci completamente libero in aria, e poi può far male anche di testa Leao, perché non so se l'avete visto, è grosso Leao,
Anzi, la cosa che fa strano è che noi ci stupiamo che Leao possa fare gol da centravanti, gol in area di rigore. E invece questo deve diventare la normalità proprio se vuole fare ancora un ulteriore step, quello step di cui ogni volta stiamo qui anno dopo anno a parlarne, a discuterne. Però di certo Leao poi alla fine è sempre quel giocatore che vuoi o non vuoi, no? E sta sempre lì in copertina. Però mi è piaciuto già la struttura che ha dato Allegri, una squadra molto più equilibrata. Ovvio ci sono delle cose da limare, qualche ripiegatura, quella di Stupignan che non fa, o meglio, che non stringe molto bene nel secondo tempo e magari dà l'occasione al giocatore di metterla in mezzo, o non lo so, qualche volta puoi aggredire un po' meglio. C'è stata una grandissima pallata di Magnan, non è che al 17 d'agosto adesso trovi un Milan imperforabile, sarebbe impossibile, però già sono state date delle linee guida importanti e la squadra anche nella fase di aggressione, vedete anche lo stesso secondo gol o l'occasione della traversa di Pulisic, è una squadra che poi quando ti aggredisce riparte, diventa veramente pericolosa e io ho visto un Milan che sembra già avere delle idee chiare, sa come colpire, sa come affondare. Vedo una squadra più strutturata, me lo aspettavo, una squadra molto più strutturata, Fofana, Loftus-Cheek, però con Ricci in mediana, almeno quest'oggi, ma lo stesso Stupignan, la difesa con Pavlovic, Gabbi e Tomori. Mina sia potente, veloce, ma anche strutturata, come vi dicevo prima. E poi quando invece c'è da palleggiare nel secondo tempo, per esempio, sono entrati Yashari, Modric e un po', anzi, un bel po' ti addormentano la partita. Quindi è un Milan che può cambiare anche pelle a seconda dei suoi interpreti. E che bello vedere, fatemelo dire, bello vedere Modric al San Siro che comunque no, si gira, danza con la palla, anche molto altruista, l'abbiamo visto in una circostanza dove forse poteva andare più verso il tiro, invece aspettate affinché qualcuno gli facesse il movimento, non gliel'hanno saputo fare, soprattutto Cafor, devo dire, nella fattispecie, ma è un giocatore che lo vede da come tratta la palla, che nonostante l'età comunque no, ribadisco, abbassa i tempi, no, abbassa la pressione, datela a me, la gira, la sposta, la smista con tranquillità, ritmo, si gira, fa, dice. E poi c'è Yashari che voglio vedere ancora con più attenzione. E niente, questo è primo test vero, se vogliamo, provante sotto l'aspetto della posta in palio, perché comunque è una gara ufficiale, la Coppa Italia. Adesso il Milan dovrà andare a giocare contro il Lecce, sì, sedicesimi, secondo turno, e poi nel caso riescano a batterlo, si va agli ottavi. E vediamo questo Milan che come ho detto ha soluzioni, ha interpreti. Ah, non ho citato, ecco, che ne volevo assolutamente parlare, due aspetti. Stadio senza la curva, il Milan senza la curva e si vede che è come se perdi qualcosa, almeno dal punto di vista ambientale mi sembra abbastanza chiaro. La seconda cosa da dire è Jimenez che poi è subentrato alle Leao, che lo vedi che è un po' spaesato, che è un attaccante che deve trovare fiducia, che deve no, un pochettino trovare la giusta collocazione. Lo vedi, sì, lo vedo per me è uno di quei giocatori importanti per il Milan. Secondo me Jimenez deve essere valorizzato. Io punto su questo punto, scusate il gioco di parole. Però davvero, no? Perché poi vedi l'occasione del secondo gol, fa la giocata giusta, la scarica a Pulisic, si sovrappone e la ridà a Pulisic. Lì fanno un bel gol Pulisic e Jimenez. Quindi interessante quell'aspetto e vediamo. Il Milan un altro attaccante lo farà, mi pare chiaro, l'ha detto anche Tare prima della gara. C'è la volontà assoluta, no, di andare
o meglio di trattare Højlund, ma chissà, c'è anche l'opzione Vlahovic, uno di questi due lo porterà a casa. eh, Però oltre sti ragazzi, attenzione perché Gimenez non va abbandonato subito, perché secondo me il materiale c'è. Va bene, questo è il mio... Sì, credo di aver toccato i vari punti che mi interessavano. Fatemi sapere voi se ho smarrito appunto qualche episodio chiave, fatemelo sapere sotto nei commenti. Io vi abbraccio, amici miei.